Hai mai provato il vuoto interiore? Ne sai qualcosa? Allora ascolta quello che sto per dirti, perché proprio adesso affronteremo una delle condizioni che molte persone definiscono debilitanti, angoscianti, avvilenti. Lo faremo partendo da quanto mi è stato detto qualche settimana fa da un mio cliente, che chiamerò con un nome di fantasia Mario. Quando venne in seduta da me, lamentò di aver capito che la sua vita era devastata da questo senso di vuoto. Lui soffriva per un profondo vuoto interiore e infatti continuava a pensare che la sua vita non aveva scopo, non aveva alcun senso. I suoi pensieri, il suo dialogo interno continuava a ripetergli che non c'era nulla per cui valesse la pena vivere. C'era solo confusione, c'era una specie di buio cosmico, c'era appunto quella che definiva la condizione del vuoto interiore. La sua anima era vuota, la sua mente, diceva, era vuota. Ma tutto questo è contraddittorio, come dissi anche a Mario, perché nel descrivere questo stato di vuoto interiore continuava a parlare di pensieri, di parole, di rimorsi. Veniva attraversato da ricordi del passato negativi, di dialoghi interiori che gli dicevano come la sua vita fosse vuota. Ma tutto questo non è vuoto, tutto questo è pieno, è strapieno, è quello che possiamo dire un eccesso di pensiero, un eccesso di aspettative, un troppo di qualcosa. Ecco quindi che quando noi parliamo di sentire un vuoto interiore, molto spesso in realtà ci troviamo immersi in un guazzabuglio di dinamiche del pensiero, delle aspettative, c'è la nostra voce, c'è la voce di qualcun altro, ci sono delle immagini, ci sono dei ricordi, ci sono poi i rimpianti e anche stati proprio fisici di malessere che cerchiamo di interpretare. E c'è magari tutta una serie di esperienze negative del passato che si accumulano e che in qualche modo spingono, dando e producendo scene, visioni e dialoghi interiori molto negativi. Bene, e questo noi tendiamo a chiamarlo vuoto interiore. Ma quale vuoto? Questo è pensiero, è dialogo interno incessante. Quindi non stai male, Mario, dissi, per il tuo vuoto interiore. Stai male perché c'è un guazzabuglio di roba, c'è troppa roba e tu non riesci a muoverti in questa roba. E tu in questa roba non riesci più a vedere quali sono le traiettorie fondamentali della tua esistenza. Tu in questa roba stai annegando senza trovare il bandolo della matassa. Probabilmente una cosa del genere sta capitando a te, o è capitata, o sta capitando a qualcuno che conosci. Quindi la prima cosa da fare è avere chiarezza. Il vuoto è un grande strumento, è una sorta di depurativo dell'anima, mm? È una medicina, ci guarisce, ci disintossica, ci riporta in una condizione di ripartenza, ci permette di capire, di ascoltare l'essenziale. Il vuoto è prezioso, è un prezioso alleato. Fare vuoto, conquistare il vuoto, è un'impresa impegnativa e la dobbiamo apprendere. Ci dobbiamo allenare a creare vuoto. E il vuoto coincide col silenzio, coincide con l'assenza di tutte queste immagini, di tutti questi ricordi, di queste scene che ci arrivano, di questi pensieri che spingono da dietro, davanti, da sopra, da sotto. Il vuoto è vuoto e per allenarci al vuoto possiamo intanto leggere e approfondire il pensiero di grandi maestri del passato recente, del presente. Possiamo, ad esempio, affidarci alle parole di Eckhart Tolle, che è un grande divulgatore della presenza, e dove c'è presenza c'è per forza il vuoto. O seguire le orme del grande Thich Nhat Hanh, da poco scomparso. O ritornare al pensiero primario, all'insegnamento primario, che è quello del Buddha.
E possiamo fare esercizi di vuoto. E un piccolo esercizio te lo lascio oggi. A me serve tantissimo. Posso programmare con un orologio, con un cellulare, delle micro sveglie, magari posso farlo ogni ora o così 5-6 volte al giorno in orari particolari. Un timer che suona. E quando quel timer suona, in quell'istante io mi fermo. Personalmente visualizzo come tutti i pensieri che sono intorno a me cadere a terra. Quindi immagina proprio una scenetta, no? Ci sono io, c'è il suono, visualizzo intorno a me una serie di nuvolette, di immagini, di parole, di tag, e io dico stop, tac, e cadono tutti. E quando crollano i pensieri, quando crollano le immagini, quando crollano le aspettative, resta questa sensazione. O meglio, resta uno spazio vuoto, dove sentire quello che sto facendo. E allora lì mi sforzo, come mi ha insegnato il mio maestro Frido Mezzin, a fare quello che sto facendo. E quindi a camminare mentre cammino, a pulire mentre pulisco, a bere mentre bevo. Sembra una banalità, ma non lo è, perché di solito noi pensiamo mentre puliamo, pensiamo mentre camminiamo, pensiamo mentre beviamo o mentre facciamo l'amore. Allora un piccolo esercizio, timer, immaginare come se si bloccassero queste nuvolette, queste parole, queste immagini intorno a noi e plaft, farle cadere, lasciare emergere questo vuoto, questo spazio, e in questo spazio fare ciò che si sta facendo. Tutto qui. In questo spazio permetteremo alla nostra anima di rigenerarsi e di ascoltare il vero scopo, la vera essenza della nostra vita. Buona vita, buon tutto, buon destino da Rosario Alfano.